Ciao, sono Giuseppe. Oggi vediamo come formattare, preparare i tuoi testi per dare loro una veste grafica e ortografica ottimale, pronti per la stampa oppure la visualizzazione oppure la trasformazione eventualmente in PDF. Analizzeremo un documento particolare che è uno stralcio di uno statuto di una società e faremo delle modifiche a questo documento. E allora, Bozza.docs 02 ovviamente operiamo sempre con Biblos. Invio. invio 1 Bozza.docs editazione sezione inizio sezione terza Visto che lo dimentico ogni volta, metti un like, lascia un commento e se non sei iscritto, iscriviti al canale. Vabbè, appena superiamo i 2000 iscritti, sta cosa non la ripeto più. Allora, qui abbiamo un sezione documento. terza organi sociali apri Vediamo pristino se è chiudi tutto schermo. ingrandisci non disponibile Sì, chiudo è menu tutto sezione schermo. terza Ok. sezione terza organi Guardate, sociali terzo punto 1 la gestione io, delle io opero con uno screen reader, essendo cieco, ma tu che vedi, magari mi segui, puoi fare le stesse operazioni così come stai vedendo a schermo. società vuoto articolo 17 la gestione dell'impresa. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale ha il dovere di istituire un assetto Vabbè, già ho notato un errorino. organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dal Ora, intanto concentriamoci sull'ortografia. Ci sono due strumenti per l'ortografia del testo, per curare l'ortografia del testo. Uno serve soprattutto alle persone che vedono, ma anche alle persone che non vedono in fase di scrittura del documento. L'altro è un analizzatore ortografico passo passo che può servire a tutti. Allora, inizio, intanto facciamo una cosa. Guarda menu, qui, file, modifiche, visuali, inserisci, formato, strumenti, strumenti. braille sottomenu, caratteri sottomenu, Per attivare l'analizzatore ortografico bisogna andare dizionari qui, sottomenu, strumenti, dizionari, aggiungi sottomenu, aggiungi no, intanto analizzatore ortografico, bisogna cliccare qui, però ci clicchiamo dopo. Intanto assicuriamoci che ci sia uno o più dizionari attivati. I dizionari servono all'analizzatore ortografico per confrontare le parole. aggiungi sottomenu, personalizza dizionari punto punto Ok, punto andiamo minus qui. PCTF, chiudo menu, sezione terza, organi, nomi attivato, italiano attivato, Ok, io ho già attivato qui vari nomi attivato, dizionari. punteggiatura attivato, E se tu che utilizzi Biblos, entrando in questa sezione non trovi dizionari attivati, e allora attivali. Se sei italiano, attiva il dizionario italiano soprattutto, ma anche il dizionario nomi. E il dizionario nomi, punteggiatura attivato, punteggiatura è molto importante. abbreviazioni attivato, Anche questo? greco antico disattivato, No, questo no. inglese attivato, Questo sì, può essere utile. Anche se a volte con parole ambigue, che hanno la stessa scrittura sia in italiano che in inglese, potrebbe dar fastidio, ma in genere no, attivalo pure. Quindi attiva italiano, punteggiatura, nomi, abbreviazioni e inglese. E sei a posto. escape 1, Ora, bozza, dopo aver verificato questo, andiamo a attivare l'analizzatore ortografico, che è questo menu, qui. file, visuali, inserisci, formato, strumenti, braille sottomenu, caratteri, dizionari sottomenu, aggiungi sottomenu, analizzatore ortografico, chiudo menu, sezione terza, Ok. organi sociali, E l'analizzatore ortografico è attivato. Adesso sta in maniera trasparente percorrendo il testo per vedere se ci sono errori. inizio, sezione terza, organi Infatti, sociali, la parola che io ho notato terzo prima, punto 1, la gestione dell'impresa e intanto l'amministrazione, c'è questo. punto, i, Questa parola qui, vedi che suona? Probabilmente è sottolineata, sicuramente sottolineata in rosso, perché è una parola non inserita in nessun dizionario. In ogni caso, tu sei l'ultimo revisore. Ok? Tu non devi affidarti completamente allo strumento, ma sei l'ultimo revisore che ha la capacità di comprendere se una parola magari segnalata sia effettivamente errata, sbagliata, oppure è una parola corretta. Questa, in questo caso, è una parola corretta. società,
Terzo punto 1. La gestione dell'impresa e l'amministrazione della società. Vuoto. Articolo 17. La gestione dell'impresa. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente come A. Allora, L. A. questo è corretto, Gestione questo è corretto, dell'impresa. questo è corretto, Chiuso apice. questo non mi piace, dopo lo correggiamo. Dell'impresa. Speta. Vedi? Spazio. Qui, S. P. E. T. A. Spazio A. sta parola qui, tu che stai vedendo lo schermo, la vedi sottolineata in rosso. Questa è una parola sbagliata, no? Speta. Esclusivamente. Speta. Spazio E S. quindi P. E. T. T. basta aggiungere un attimo Spetta. e la correggiamo. Spazio S. P. E. T. T. A. Spazio. Vedi che la sottolineatura è sparita e il suonetto di avviso, di alert, è scomparso anche quello. Esclusivamente. Spetta. Esclusivamente. All'organo. Ok, questo è l'utilizzo dell'analizzatore Inizio. ortografico Sezione che società. quando scrivi qualcosa, Vuoto. per esempio, F. I. O. P. W. Scope. vedi? Spazio. W. P. O. Ho scritto una parola completamente Come. estranea, Come. che non esiste, e quindi l'analizzatore Come. ha I. O. operato P. in tempo reale. W. Spazio. La cancelliamo. Articolo vuoto. Società. Ora Inizio. utilizziamo l'altro tipo, il tipo di analizzatore, quello che si chiama analizzatore passo passo. Menu file. Quello in tempo reale lo possiamo anche disattivare. Visual insert formato. Strumenti. Braille sotto caratteri dizionario. Aggiungi sotto analizzatore ortografico attivato. Possiamo, Menu. Sezione terza. perfetto, possiamo utilizzarli entrambi, non c'è problema. Inizio. Allora, l'analizzatore passo passo, utilizzato soprattutto da me che non vedo, Come. è questo qui. E iniziare, per esempio, dall'inizio del testo e premere F1. F1. Trattino. E Biblos si ferma Spazio. Trattino. ai caratteri, alle parole che crede siano sbagliati. Spazio. Trattino. Si è Spazio. fermato a questo trattino perché è un trattino isolato, ma nel nostro flusso di lettura Sezione terza. Organi sociali. è corretto. Quindi lo lasciamo così. Andiamo avanti. F1. F1. 1. C'è questo 1. Terzo punto 1. La gestione punto 1. Spazio 1. Si è fermato qui ed è sbagliato. Punto I. Punto 1. Lo ritiene sbagliato, ma nel nostro caso è corretto. Quindi andiamo avanti. Spazio F1. Spazio en dash. C'è quest'ora en dash. Terzo punto 1. La gestione dell'impresa. Spazio en dash. Se prima abbiamo utilizzato il trattino semplice, sì, come elemento di stile può andare bene anche un en dash. Poi ti spiego la differenza, qualche volta ti spiegherò la differenza tra en dash, em dash, trattini, eccetera. Spazio. Trattino. Però possiamo mettere un trattino Trattino. Spazio. per uniformare i caratteri in tutto il documento e per armonizzarli. F1. 17. Ok? Articolo 17. La Sei gestione fermato. dell'impresa. Ai numeri si ferma sempre. Ok? Si ferma sempre, a meno che non si dica a Biblos che ai numeri non si deve fermare. Questa è un'opzione nelle impostazioni generali del programma, Spazio. ma io ce l'ho attiva per sicurezza. F1. Trattino. Cioè, Spazio. questo è Trattino. sempre Spazio. trattino. Andiamo avanti. F1. 18. Va bene. F1. Trattino. No, F1. 19. va bene. Sta percorrendo il testo, eh? Articolo 19. Poteri dell'organo. Cioè, abbiamo già Articolo superato 10. Riga 68 di 400. 68 righe di testo e Biblos lo ha letto per noi, in un certo senso. Come. Non è che ha capito che cosa c'è scritto. 19. Trattino. Spazio. Noi stiamo andando alla ricerca di elementi, parole, ovviamente, in qualche modo sbagliate. Vediamo? F1. 20. Ma evidentemente qui è tutto corretto. F1. Trattino. F1. 21. F1. Trattino. F1. 22. F1. Trattino. F1. 2381. Di queste operazioni qui magari se ne accorge meglio chi sta guardando il video. F1. C. Questo è Spazio C.C. C, codice civile. Punto. Spazio F1. 2470. Dell'art 2475 C.C. Parte delle proprie attribuzioni ad 1. F1. C. Punto C. Punto. Chiusa parentesi ton virgola. Spazio F1. 2380. F1. 2. F1. Trattino. F1. 23. È una cosa necessaria da fare se vuoi che il tuo documento abbia una ortografia, diciamo, ottimale,
per la tua presentazione di qualcosa. F1, trattino, F1, 3, F1, spazio, end dash, Qui c'è sempre un en dash. Noi stiamo trovando sempre trattini. terzo punto 3, l'assemblea, spazio, end dash, spazio, Quindi trattino, cambiamolo trattino, in spazio, trattino. F1, 24, F1, trattino, F1, pluripersonale, Ecco, si è fermato a questa spazio, parola. P, L, U, R, I, P, E, R, S, O, N, A, L, E, È una parola evidentemente non inclusa nel dizionario. Tu, io possiamo includerla nei nostri dizionari, anzi io la includo anche nel tuo eventualmente, dopo la includo. Però diciamo noi sappiamo che questa è una parola corretta. pluripersonale, Si è fermato Biblos perché non ce l'ha nel suo, chiamiamolo, database. Ok, però ove, pluripersonale, noi siamo gli ultimi supervisori della catena e quindi sappiamo che è corretta e possiamo andare avanti. F1, 2468, Ok, questo è il lavoro di correzione ortografica. Prima ho notato un carattere che è l'8217, che è l'apostrofo, quello un po' particolare, utilizzato in maniera anche impropria. Lo so che per te vedente quell'apostrofo lì è più carino, ma ti spiego, non è un apostrofo. inizio, Guarda qui, Ctrl Shift T, casella come casella accento circonfle 821, 7, cerco questo carattere, che è l'8217, accento circonflesso 8, che è l'apostrofo, quello particolare. Tu non lo sai, ma ora te lo dimostro. invio 1, Ok? Allora, Biblos ci ha L, trovato chiuso apice, questo qui, che tu vedi come apostrofo, ma in realtà è un chiuso apice, una chiusura di apice singolo. Noi abbiamo i doppi apici, chiamati anche virgolette, abbiamo gli apici singoli. Entrambi questi elementi vengono o dovrebbero essere utilizzati per le conversazioni, per gli incisi, eccetera. Ora, l'apice di chiusura, dove il carattere correlato è l'apice complementare e l'apice di apertura, L, chiuso apice, è 8217 e viene utilizzato impropriamente come apostrofo. Io, per correttezza semantica del documento, io cambio questi apici in veri apostrofi. Però se a te stilisticamente, visivamente, graficamente questo apice sembra più carino, per me puoi anche lasciarlo. Io lo sostituisco. L, chiuso apice, Guarda, ti faccio vedere. Sotto nella barra di stato, col 37, riga 2 di 427, car 8217, chiuso apice, courier new 12, ok, c'è scritto car 8217, chiuso apice. Lì, se ti metti su un qualsiasi carattere, hai l'indicazione del codice e hai l'indicazione del letterale del carattere, del nome del carattere. Così ti puoi accorgere come si chiamano effettivamente i caratteri e quali codici hanno del tuo documento. Con lo screen reader premi, nel caso di JAWS, 3 volte il tasto 5, oppure una volta. chiuso apice, Vedi che è tasto 5 del tastierino. Ti dice il nome del carattere, oppure 3 volte 5, chiuso apice, chiuso 8217, 8217. Noi in questo caso, visto che io voglio correggerlo, dobbiamo fare un'operazione di trova e sostituzione. Inizio, E sezione. quindi torniamo all'inizio del documento. Utilizziamo la funzione di sostituzione, che è CTRL-SHIFT-S da tastiera, da interfaccia, modifica, cerca, trova e sostituisci. Ctrl Shift S, casella combinata sostituisci testo, cerca testo, combo editazione, E allora cerchiamo accento circonflesso 821, 8217 e lo sostituisci sostituiamo con combo con editazione apostrofo, apostrofo. Questo è il vero apostrofo. apostrofo, Lo so che a te sembra più brutto, più bruttino, diciamo così, però è questo il vero apostrofo. sostituisci tutto, pulsante, Sostituiamo tutto
Spazio 1, bozza.docs, sostituisci testo finestra di dialogo. La sostituzione del documento di accento circonflesso 8217 in apostrofo è stata completata. Sono state sostituite 28 occorrenze. Ok, pulsante. Spazio Ok, 1. e abbiamo sostituito 28 caratteri. Inizio, sezione ter. Ora facciamo finta che il documento sia in qualche modo ortograficamente corretto. Facciamo finta perché non sono arrivato fino alla fine, ma questa è solo una dimostrazione. Home. Controlliamo adesso il font. Vediamo che font utilizziamo. Normale, 12 punti, Courier New, nero su bianco. Questo è un Times New Roman 12 punti. Bene, tu ti puoi accorgere di questo sempre dalla barra di stato sotto. Quindi è un documento uniforme, cioè che utilizza sempre lo stesso carattere, e per dare una veste stilistica noi abbiamo una esigenza di differenziare i caratteri in base alla posizione in cui si trovano, perché abbiamo ora a che fare, dobbiamo avere a che fare con una struttura semantica del documento, cioè abbiamo il corpo del testo, abbiamo eventualmente linee di titolo, abbiamo eventualmente altri elementi come elenchi puntati, numerati e così via. E allora iniziamo col dare una uniformità di carattere a questo documento, anche se già ce l'ha. Sezione terza, organi. Vogliamo mantenere il Times New Roman? Ve lo dico subito. Questo statuto di base era scritto in Courier New. Il Courier New, per esempio, è un carattere a larghezza fissa. Ok? Possiamo tornare a dare lo stesso carattere a questo documento, giusto per esempio. Home. Allora selezioniamo tutto, così. Selezionato particolari esigenze, virgola. Andiamo su Menu modifiso, inserisci formato. formato, Carattere punto carattere. più CTRL, chiudo menu vuoto, tipo di carattere, casella combinata, Courier New 65 di Ah, beh, 175. ma già c'era. Default, Vuol dire che non tutto Courier il New, documento era in Times New Roman. Ok, Courier New, scegliamo Courier New, mettiamo il caso che sì, Oma, fossimo dall'altra parte. Terminal, Times New Roman, Allora, siamo in Times New Roman. Scegliamo Courier, premiamo C qui per velocità. C calibri, calibri link, Cambria, Cambria Mat, Candara, Candara link, Cascadia code, Cascadia code, Cascadia, Cascadia code, Cascadia, 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 Cascadia Ma Monogen quanti link, ce Comic n'è? Sans, Consolas, Constant, Corbel, Corbel link, Intanto ho cambiato idea, però andiamo avanti. Courier, Vedi? Courier New, Courier New. Andiamo a leggere la barra di stato. Courier New, monospazio, altezza 0,48. Ok, è un carattere monospazio, cioè larghezza fissa. Ma io ho cambiato idea. Io voglio un carattere più moderno da vedere e da esibire. E quindi scelgo un Segoe UI, che è un carattere moderno. Andiamo giù con la... andiamo a cercarlo con la S. E sans serif collective script, Segoe fluent icons, Segoe No, MDL, Segoe print, Segoe script, Segoe UI, questo qui. Ok, approvato. stile casella combinata normale 1 di 4, Normale. dimensione casella combinata 12, 5 di 20, Ok. invio 1, bozza punto, inizio, Ora, tutto sezione il nostro terza, organi documento fome, è in Segoe. Non so come si pronunci Segoe, comunque scrivo così, lo pronuncio così. normale, 12 punti, Segoe UI nero su bianco, Ok, e abbiamo dato, diciamo, uno stile, un font particolare a tutto il nostro documento. Adesso iniziamo con la formattazione dei paragrafi. Noi abbiamo qui, per esempio, una formattazione uniforme. terzo punto 1, Vediamo vuoto, come articolo sono fatti i 17, la gestione paragrafi. del nome. Allineamento a sinistra, rientro sinistro 00 cm, destro 00 cm, prima linea 00 cm, interlinea 100%, Ok, praticamente è un salsicciotto questo documento così. E allora diamogli una minima formattazione ai paragrafi inizio, e lo sezione, faccio in questo modo. Home. Guarda, seleziono sempre tutto Selezionato, sezione quarta, e poi vado menu, modifica, visualizza, inserisci, formato, sempre qui, carattere punto, paragrafo punto, paragrafo stavolta. chiudo menu vuoto, tipo di paragrafo, allineamento paragrafo, casella combinata a sinistra 1 di 4, A sinistra, va bene. livello struttura, casella combinata, corpo del testo 1 di 10, Invece di sinistra,
No, scegliamo a sinistra. A sinistra, No, casella volevo spine farlo giustificato, ma no, non lo faccio giustificato. 0 cm. Il rientro sinistro lo lasciamo a 0 centimetri. A destra, casella spine editazione 0 cm. 0 centimetri. Prima linea, casella spine editazione 0 Invece, cm. il rientro di prima linea, portiamolo a 1. Home. Vuoto. Cancelliamo, 1. scriviamo 1. 1 e 1 cm. 1 centimetro, perfetto. Interlinea, casella spine editazione 100%. L'interlinea, per una migliore leggibilità, alziamola al 130%. 120% home. 2. 3. Questo lo cambiamo così. 130%. Ok, perfetto. Spazio prima, casella Questo spine lo editazione lasciamo 0 cm. a 0, va Spazio bene. dopo, casella spine editazione 0 cm. E questo lo lasciamo a Non 0. utilizzare il tasto non stampa nella pagina predefinito ok pulsante. Ok. Invio 1, bozza. Inizio E sezione. adesso tu che guardi lo schermo stai vedendo che il documento, diciamo, prende forma. Terzo punto 1, vuoto, articolo 17, Non la abbiamo gestione ancora dell'impresa. finito. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente a Home. Guarda qui. Allineamento a sinistra, rientro sinistro 00 cm, destro 00 cm, prima linea 1 e 0 cm. Adesso Home. questa linea, per esempio, inizia Il cursore a 3 e 0. a 3 centimetri dal bordo, Hai il dovere di perché istituire 2 sono di margine e 1 di prima linea, Home. di rientro di prima linea, mentre le linee successive Il cursore a 2 e 0 è cm. a 2, perché il programma ha fatto esattamente ciò che io volevo, cioè rientrare la prima linea e lasciare le linee successive dello stesso paragrafo allo stesso livello. Ok, abbiamo sistemato in qualche modo la formattazione. Ora occupiamoci eventualmente dei punti elenco. Natura e alle dimensioni. Però dobbiamo andarli a cercare perché noi abbiamo a che fare adesso con un documento che praticamente è quasi solo testo. Rilevazione tempestiva d'azienda dall'ordinamento vuoto. Vado veloce Articolo così. 18. La società può essere amministrata alterna occasione da un amministratore unico. Ecco, questo praticamente è un elenco. Da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un amministrine, punto e virgola. Infatti c'è un Home. punto e A, virgola. D. Io questo voglio alzarlo ad elenco, a vero e proprio Da un elenco. consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di 2 ad un massimo di 5 secondo il numero determinato dai soci al Ok, momento della nomina. ok, Da 2 a 5 amministratori ok. maggioranza occasione della nomina. Cerco. Qualora vengano nominati 2 o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un. No, l'elenco finisce lì. Qualora venga occasione dell'anno fine, punto. Sì. Ok, selezioniamo questa parte qui. F8. Maggioranza da 2 a momento un minimo da occasione della nomina da un amministratore unico. Occasione della nomina, fine, 2 punti, da un amministratore. Ok, questo è il primo punto del nostro elenco. F8, selezionato da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione. Basta. Facciamo tasto applicazioni. Clicca col destro tu. Apri il menu contestuale, taglia CTR, copia CT, copia incolla C, aggiungi collegamento, carattere paragrafo, elenchi puntati e numerati sottomenu. Bene. Aggiungi elenco, punto. Aggiungi elenco. Chiudo menu da un amministratore unico, casella elenco, selezione elenco, elenchi, visualizzazione ad elenco, punti standard 1 di 5. Punti standard. Lo facciamo numerato o puntato? Lo facciamo puntato, dai. Punti cerchiati. Numerali visti. Numerali completi, letterali visti. Home, punti standard. Punti standard. Facciamo questo. Invio. Oppure ok. Aggiungi elenco pulsante radio attivato ok pulsante. Ok. Spazio 1, bozza. Fuori elenco, Vedi? occasione della la società, articolo di vuoto. La società, occasione della elenco, livello 1, elenco puntato da un amministratore unico. Elenco puntato da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile. Se non ti piace lo stile dell'elenco, puoi personalizzarti l'elenco come vuoi. Da un minimo di 2 ad un massimo di 5 secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Elenco puntato da 2 a 5 amministratori con poteri congiunti, disgiunti, maggioranza in occasione fuori elenco qualora vengano nominati 2 o più amministratori senza alcuna indicazione. Ok, e così è più carino. Ora facciamo un'operazione simile con un altro elenco, ma la facciamo in maniera più veloce, anche se questa non è che fosse così lenta, no? Elenco, livello 1, in occasione. Dobbiamo copiare questo stile di elenco negli Menu, file, appunti. modifica, Lo facciamo annulla, così. taglia, copia, incolla, CTRL, copia, copia speciale, Copia sottomenu, speciale. copia formato, copia No. carattere, copia paragrafo, copia punto elenco. Ok. Chiudo menu in occasione della. Copiato negli appunti. Ora andiamo alla ricerca di un altro ipotetico elenco. Fuori elenco relativa al consiglio l'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o di durata stabile qualunque tempo con decisione danni se la giusta causa.
Sai cosa facciamo? Andiamo a cercare dei punti e virgola. Ctrl Shift T, Così casella andiamo combina a punto e virgola. trovarlo velocemente. Invio 1. Amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge. Fine, spazio, punto e virgola, spazio. Qui c'è uno spazio a fine. Sta cosa qui la devo correggere, non mi Punto piace. e funzioni del primo in caso di suoi componenti il presidente ed eventualmente un vicepresidente che esercita il consiglio qualora non vi abbiano provveduto. Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme. Fine. Ok, 2 punti. Il consiglio. selezioniamo. Come. F8. Suoi funzioni di amministratori delegati. Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in territorio necessario. Il consiglio è convocato dal presidente. Data il ai componenti del fissato per la riunione. Comunicazione. Certificato. Decisioni degli consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità o inattività consiglio può, in mancanza di formale convocazione, il consiglio presenti tutti per la validità delle adunanza dello in carica le decisioni della maggioranza. Intendere il consiglio di amministrazione nomina un segretario anche estraneo al Qui c'è un po' intendere di punto e virgola. casotto per i miei gusti. Il Vabbè, consiglio vabbè. che redige il verbale delle deliberazioni. Il consiglio di amministrazione di bilancio. Le riunioni dei mezzi di telecomunicazione identificati sia alla Allora, trattazione degli argomenti alla affrontati nonché di ricerca ricevere e dell'elenco trasmettere perduto. documenti. Verificando si trova il vuoto. Si Ok, trova fino alla fine, dai. fine, punto. Così. Allora, selezioniamo tutta questa parte F8 selezionato 2010 e menu file utilizziamo modifica modifica, annul ripetali copia incolla CTR copia incolla speciale sottomenu incolla speciale, incolla carattere incolla paragrafo incolla punto elenco questo qui. chiudo menu elenco fuori elenco livello 1 nel luogo visionare reale alla identificati e mezzi di elenco puntato alle riunioni del consiglio. Così sappiamo che gli elenchi del nostro documento hanno tutti lo stesso stile. Anche se scegliamo uno degli elenchi di Biblos, diciamo, sappiamo che cioè i nostri elenchi hanno lo stesso stile. Ma mettiamo il caso che tu abbia modificato qualche proprietà dell'elenco che hai diciamo utilizzato, no? E magari lo hai personalizzato per un tuo proprio gusto. E allora, per replicare la tua personalizzazione in tutti gli altri elenchi che vai a creare o che vuoi modificare, e allora fai questa operazione: copi il tuo punto elenco negli appunti e poi lo applichi, lo incolli a tutti gli altri tuoi elenchi. È chiaro? Progetto di bilancio e nell'elenco puntato il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione E vabbè, abbiamo sistemato anche questa parte qui. Ora facciamo finta di aver sistemato anche tutte le altre parti, eccetera, inizio e fuori elenco torniamo sezione terza all'inizio del documento. Abbiamo fatto i conti con gli elenchi puntati nel nostro caso. Ora qui dobbiamo fare i conti con un'altra situazione, cioè con i titoli. terzo punto 1 sezione terza Questo è un titolo, terzo punto 1 questo è un altro titolo, vuoto articolo 17 la gestione dell'impresa questo è un vero e proprio titolo. Abbiamo diverse possibilità. Alziamo a titolo questi paragrafi, queste linee di testo. Adesso come sono delle linee, dei paragrafi semplici. Per alzarli, elevarli a titolo, dobbiamo utilizzare questa funzione qui. menu modifica visualizza inserisci Inserisci, data e documenti interruzioni linee orizzonali segnalibri su contesti braille collegamenti sottomentitoli sottomenu titoli, aggiungi titolo punto aggiungi punto titolo. CTR chiudo menu 1 aggiungi titolo livello struttura casella spin editazione 1 Sì, va bene, ci basta, non è che uno statuto abbia chissà quale struttura gerarchica di titoli, e quindi ci basta utilizzare solo il primo livello per tutti i titoli. E basta dare includi ok. nell'indice o sommario casella di controllo attivato Sì, ok, nel caso volessimo generare un tipo titolo sommario. casella combinata nessuno 1 di 20 sommario del titolo editazione vuoto ok pulsante Ok, spazio 1 box vuoto e titolo 1 articolo 17 la gestione dell'impresa questo paragrafo qui è diventato un titolo. Spostiamoci al paragrafo, al titolo, al capitolo successivo, all'articolo successivo. Io lo faccio con una scorciatoia molto efficace che è control pagina giù. Anche tu che usi la tastiera puoi farlo con control pagina giù. Tu che vedi, intendo. Guarda, articolo 18 articolo amministratori 18. vuoto
Come ha trovato questo Biblos? Perché qui Dall'ordine. ha superato tutte le linee vuote Vuoto. e le linee piene e ha trovato una riga vuota e quindi si è fermato qui. Articolo 18. Questa riga dobbiamo alzarla anch'essa a titolo. Utilizziamo il tasto di scelta rapida che è Alt Ctrl T oppure Alt GR più T. Alt Ctrl T. Aggiungi titolo. Livello struttura. Casella spine editazione 1. Ci basta dare invio. Oppure tu che usi il mouse clicca OK. Invio 1. Titolo un articolo di... E questo è ugualmente il titolo. Lo facciamo per tutti gli altri 10 articoli che seguono. Molto velocemente, guarda, non dico nulla. Articolo 19. Poteri dell'organo Alt amministrativo. T, Alt Ctrl T. Aggiungi Alt titolo. grafica Livello T. struttura. Invio 1. Invio. Bozza punto vuoto. Titolo un E articolo 19. questo è un titolo. Articolo 20. Rappresentanza. Alt Ctrl T. 1. Invio 1. Ok. Articolo 21. Consiglio di Alt Ctrl T. Aggiungi T. Invio 1. Articolo 22. Alt Ctrl Invio 1. Terzo punto 2. Il controllo. Questo no. Vuoto. Articolo 23. Ok. Alt Ctrl T. Invio 1. Vuoto. Terzo punto 3. L'assemblea e le altre. No. Vuoto. Articolo 24. Sì. Alt Ctrl T. Invio 1. Articolo 25. Alt Ok. Ctrl T. Invio 1. Articolo 26. Alt Ctrl Ok. T. Invio 1. Vuoto. Sezione quarta. Il bilancio. Vuoto. Articolo 27. Bilancio. Alt Ctrl Ok. T. Invio 1. Vuoto. Sezione quinta. Disposizioni finali. Vuoto. Articolo 28. Alt Ctrl Invio 1. Credo questo sia l'ultimo. Vuoto. Vuoto. Sì, Vuoto. è l'ultimo. Inizio. Ok, a che ci serve questa operazione di aver dato ai paragrafi la struttura di titolo? Ci serve alla formattazione dei titoli. Guarda, andiamo qui. Menu. Modifica. Visualizza. Inserisci. Data e ora. Interlinee or segnalibris con testi in collegamento. Titoli sottomenu. Aggiungi. Personalizza titoli. Chiudo menu. Sezione terza. A parte che questa finestra qui che si è 2. aperta, Articolo personalizzazione titoli. personalizzazione titoli la possiamo utilizzare anche come indice generale adesso 1. per muoverci da un titolo all'altro. Vedi? 2. Articolo 18. 3. Articolo 19. 4. Articolo 20. 5. Ce l'ho Articolo tutti qui, 21. 6. Articolo i 22. titoli Organi del delegati 7. documento. Articolo 23. 8. Articolo 24. 9. Articolo 25. 8. 7. Articolo 23. 8. 9. 10. Articolo 1. Ok, Articolo 17. andiamo a dare uno stile al primo titolo. Apri il menu contestuale. Vai a invio. Elimina canc. Carattere maius più CTRL più F. Cambiamogli il font intanto. Chiudo menu 1. Articolo 17. Segoe UI. Lasciamo questo. Stile casella combinata normale 1. Corsivo. Grassetto. Lo mettiamo in grassetto Dimensione casella combinata 12. 14. e lo facciamo di 14 punti? Sì, lo facciamo 14 punti. 14 punti in grassetto. 16. Oppure 16? 14. No, lasciamo 14. Effetti. Sottolineato casella. No. Effetti. Bar colori. Colore. Pulsante. Gli vogliamo cambiare colore? No, lasciamolo così, dai. Spaziatura. Posizione. Casella combinata normale 1 Il di 3. colore lo cambiamo ad altre parti che dopo ti faccio vedere. Spaziatura. Casella. Ok. Pulsante. Ok. Invio. Elemento del... E questo titolo ora è nel documento, non qui, ha un carattere particolare in grassetto ed è un 14 punti. Adesso andiamo a cambiare le proprietà del paragrafo di questo titolo. Apri il menu contestuale. Elimina canc. Carattere paragrafo Ok. maius più CTR. Chiudo menu 1. A sinistra. No, questo lo centriamo. A destra. Al centro. Ok. A sinistra. Casella spin editazione 0 cm. 0 cm. Come rientro? Sì, lasciamolo così. A destra. Casella spin editazione 0 cm. Sì. Prima linea. Casella spin editazione 1,01 cm. No, questo lo riportiamo a 0 perché non serve più. Select vuoto. 0. Perfetto. 0 cm. Interlinea. Casella spin editazione 130%. Sì, possiamo lasciarla così, ma dobbiamo applicare un'altra cosa. Spazio prima. Casella spin editazione 0 cm. Spazio dopo. Casella spin editazione 0 cm. Questo lo facciamo di mezzo centimetro. 0,1 cm. 0,5 cm. Così. Non utilizzare il tasto stampa nella pagina ok pulsante. Ok. Spazio. Elemento della visualizzazione ad albero personale. Ora dobbiamo applicare questo stile, questi stili che abbiamo dato a questo titolo, a tutti gli altri titoli. E facciamo così, guarda. 1. Articolo. Applicazioni sempre. Apri il menu contestuale. Va. Elimina carattere paragrafo titolo copia CTRL più C. Chiudo menu 1. Articolo 17. La gestione dell'impresa. Copia titolo. Tipo di copia. Copia tutto. Pulsante radio attivato 4 di 4. Sì. Yes. Copiamo tutto. Ok pulsante. Spazio. Elemento.
Poi 1, articolo 17, lag 2, ci spostiamo sul secondo titolo e facciamo così. menu contestuale, vai ai tasti card, aggiorna F maiuscole, incolla punto 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 Incolla. CTRL più V, chiudo menu 2, articolo 18, amministratori, incolla titolo, cosa incollare, incolla tutto, pulsante radio attivato 4 di 4, Sì. dove incollare questo titolo, pulsante radio attivato 6 di 6, dove incollare tutti i titoli, pulsante radio attivato 5 di 6, Sì. ok, pulsante, Invio. invio, elemento della visualizzazione, E abbiamo finito. 2, articolo di 3, articolo di Lo andiamo a controllare nel documento come appare. Usciamo da qui. escape 1, bozza.docs. Andiamo al primo Terzo titolo. punto vuoto, titolo 1, articolo 17, la gestione dell'impresa. Intanto vediamo il carattere. A, R, grassetto, 14 punti, Segoe UI, nero su bianco. Ok, andiamo a controllare il font, il carattere dell'altro titolo, quello dove non abbiamo operato. Vediamo se l'incolla ha funzionato correttamente. Titolo 1, articolo 18, A, R, grassetto, 14 punti, Segoe UI, nero su bianco. Capito? Ora tutti i tuoi titoli hanno la stessa formattazione. Controlliamo il paragrafo, la formattazione del paragrafo. Allineamento centrato, rientro sinistro 00 cm, destro 00 cm. Tu che guardi il video, hai visto che ora è un po' più carino il documento? Così? Dobbiamo andare Terzo a punto, fare sezione terza, organi sociali. un'altra Terzo cosa. punto, sezione terza, organi sociali. Queste parti qui vanno rese in maniera migliore. Terzo punto 1, la gestione dell'impresa. Non le eleviamo a titolo, ma le organizziamo come se fossero dei titoli. Sezione terza, organi sociali. Così. Intanto li mettiamo al Come? centro. CTRL E per metterli al centro. Concentrato. Così. Terzo punto 1, la gestione dell'impresa e Anche questo. concentrato. Vuoto. Terzo punto 1, la gestione dell'impresa e l'amministrazione della E società. diamo un carattere Fine. A con diverso. accento grave. Normale. 12 punti. Segoe UI, nero su bianco. Per ora è Allineamento centrato. Rientro sinistro 00 C. ok. Fine. Selezionato. Sezione. Andiamo nel font da scegliere. Ctrl Shift F. Tipo di carattere. Carattere. Casella combinata. Segoe UI 123. Stile. Casella combinata. Normale 1 di 4. Dimensione. Casella combinata 12. 5 di 20. Questo lo mettiamo a 16 14. punti. 16. 18. No, anche a 18. Poi ora gli cambiamo colore. Effetti, barrato colori, colore punto spazio, Ok. impostazione colori, colore del testo, casella combinata, nero, Colore del testo. Scegliamo un grigio. bordeaux, verde, blu scuro, viola, verde grigio, Ok. Scegliamo questo grigio. colore di sfondo, ok, pulsante, Invio. invio, tipo di carattere, colori, colore punto, spaziatura, E confermiamo tutto. predefinito, ok, pulsante, Ok. invio 1, inizio, sezione terza, normale, 18 punti, Segoe UI, grigio su bianco, Perfetto. Come? Adesso abbiamo dato uno stile a questo. Facciamo una cosa ora. Ora copiamo il formato di questo paragrafo e lo andiamo a incollare in tutti gli altri che servono. menu, modifica, annulla carattere, ripeti, taglia, copia, incolla, CTE, copia speciale, copia formato. Così. Quindi modifica, copia speciale, copia formato. Chiudo menu, sezione terzo vuoto, titolo 1, articolo 17, la Articolo gestione, 17. Andiamo a cercare le altre parti. titolo 1, articolo 18, No, titolo 1, articolo, titolo 1, articolo, titolo 1, articolo, no, titolo 1, no. terzo punto 2, Yes, il controllo, questo. vuoto, titolo 1, vuoto, terzo punto 2, il controllo, home, Questo selezionato, terzo selezioniamo punto menu, e modifica, facciamo così. Modifica, annulla, riptai, copia, incolla, incolla speciale, sottomenu, incolla speciale. incolla formato, Quindi la funzione complementare a quella di prima. Incolla formato. incolla formato, Invio. chiudo menu, terzo vuoto, terzo punto 2, il controllo, E questa linea qui allineamento centrato, ora è centrata e con il carattere di prima. normale, 18 punti, Segoe UI, grigio su bianco, Ok? vuoto, titolo 1, Guarda, vuoto, andiamo a cercare l'altra parte. terzo punto 3, vuoto, terzo punto Stessa come, cosa. selezionato, menu, modifica, incolla 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 formato, chiudo menu, Così. vuoto, titolo 1, Cerchiamo l'altra parte. titolo 1, ancora. articolo 20, titolo 1, vuoto, sezione quarta, il bilancio, Il vuoto, bilancio. sezione qua, home, Facciamo anche qui. selezionato, menu, modifica, annulla, copia, incolla formato, chiudo menu, Ok. vuoto, titolo 1, articolo, vuoto, sezione quinta, disposizioni, vuoto, sezione Ok. quinta, home, Abbiamo finito. selezionato, menu, modifica, ricerca, incolla speciale, incolla formato, chiudo menu, vuoto, titolo 1, articolo 28, E disposizioni, abbiamo finito. inizio, sezione
Allora, Ripristino, chiudi, ingrandisci, no, chiudo menu, ingrandito. Tu che stai guardando il video, adesso il documento ha, diciamo, una veste grafica migliore di prima. Io non dico che sia quella che a te piace. Io ti sto facendo vedere lo strumento e come si opera con Biblos. In 20 minuti? Quanto è passato come tempo? Una mezz'oretta? In mezz'oretta abbiamo dato una... Ti ho fatto vedere come dare una correzione ortografica. Ah, dobbiamo fare un'altra cosa. Come dare una correzione ortografica, come dare una formattazione ai paragrafi, ai titoli e ai caratteri. Dobbiamo fare un'altra cosa. Ho visto che c'era uno spazio alla fine di una riga e questo per me non va bene. Possiamo andare a operare, a toglierli manualmente, sti spazi inizio, qui, sezione, oppure possiamo utilizzare uno strumento particolare che è questo menu, qui. modifica, annulla, seleziona, elimina sottomenu, Modifica, elimina elimina linee, elimina trattini, elimina spazi, elimina punto. spazi. Chiudo menu 1, elimina spazi contigui, max spazi contigui, casella spine editazione 1, Qui mettiamo 0, 0, opzioni, però visuali, come opzioni scegliamo qualcosa di documento, particolare. documento selezionato disattivato, No, va bene così? direzione avanti attivato, Sì, linea iniziale attivato, sì. linea centrale disattivato, È giusto così nel mio caso, perché se attivassi questa spazio attivato, mi toglierebbe tutti gli spazi del documento. Invece no, io voglio che mi tolga gli spazi all'inizio e alla fine delle righe. spazio non attivato, Così? linea finale attivato, E questo è giusto. ok pulsante, Ok, invio, elimina spazi contigui, vediamo finestra quanti di ne ha dialogo, sono tolti. stati rimossi 23 spazi, ok pulsante, Ok, ha tolto 23 invio, spazi. editazione, E inizio, adesso il nostro documento è finito. S, normale, 18 punti, se vuoi grigio su bianco, Appare meglio di prima? Questo documento possiamo stamparlo a inchiostro e possiamo stamparlo anche in braille. E anche in braille avrà una formattazione migliore. Fidati. Allora ho finito. Se vuoi lascia un commento per chiedermi qualcosa o per dirmi qualcosa, metti un mi piace e se non sei iscritto a questo canale e la spiegazione ti è sembrata interessante, utile, magari iscriviti perché aiuti questo canale a crescere. E se Biblos ancora non ce l'hai, scaricalo. Per te che lo utilizzi a titolo personale, diciamo per le tue cose personali, è gratuito. Per tutti gli altri ne parliamo. Ok, ci sentiamo, ci vediamo no perché nessuno mi vede, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.